Bentornati amici dell'Uncinetto e se siete nuovi, benvenuti. Io sono Rosa Parlato e anche oggi vi mostro un progetto all'Uncinetto da realizzare insieme. Il progetto di oggi è un progetto semplicissimo per principianti. Potete usare qualsiasi filato, basterà seguire i centimetri. Per i materiali trovate le specifiche nel box informazioni. Mettiamo su 28 catenelle che in centimetri sono 22. Uncinetto numero 6 e adesso guardate questa è la nostra catenella, in ogni asolina retro io entro e lavoro una maglia bassa in ogni punto. Avremo di qua, vedete, la maglia bassa ben definita e ovviamente maglie basse per ogni punto. Quindi entrate in ogni asolina fino a terminare l'intera riga. A fine riga avrò 27 maglie basse. Adesso guardate, io carico già la codina in modo da portarla con me nella lavorazione, così la nascondo già. Adesso una catenella, giro il lavoro ed entro in ogni maglia bassa e lavoro una maglia bassa in ogni punto e completerò tutta la riga con altre 27 maglie basse. Adesso, completata la seconda riga, tagliamo prima la codina e poi guardate, contiamo da un lato 1 2 3 4 5 6 7 e 8 e mettiamo un marcapunti e lasciamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 maglie centrali. Sulla 12ª mettiamo un marcapunti e 1 2 3 4 5 6 e 7, quindi contiamo 8 punti da un lato e mettiamo il marcapunti, 8 punti da un lato mettiamo il marcapunti e abbiamo 11 maglie centrali. Adesso una catenella, giriamo il lavoro, entriamo nella prima e lavoriamo una maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare al nostro marcapunti. Quando arrivo dove il marcapunti tolgo il marcapunti, prendo, guardate, il mio manico e semplicemente adesso vedete attraverso la parte di acciaio entro all'interno e lavoro una maglia bassa, di nuovo entro nel prossimo e lavoro una maglia bassa, entro nel prossimo e lavoro una maglia bassa, nel prossimo una maglia bassa fino ad arrivare dove ho l'altro marcapunti. Ovviamente man mano facciamo in questa maniera qui. Arrivo dove ho l'altro, vedete, marcapunti, ovviamente lo togliamo e lavoriamo l'ultima maglia bassa intorno, vedete, al nostro manico. Adesso dobbiamo proseguire entrando nella maglia bassa, vedete, senza prendere ovviamente il manico, e una maglia bassa in ogni punto. Le maglie centrali, che sono 11, dovranno avere praticamente la stessa larghezza dell'asticella del nostro manico e questo, vedete, sarà il risultato. Adesso semplicemente dobbiamo andare a proseguire per un tot di righe e poi agganceremo ovviamente anche l'altra parte del manico. Quindi entriamo, guardate, nella prima maglia e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto in maniera molto semplice, vedete. Quindi andiamo già a
lavorare il pannello con i manici, vedete, inseriti, ok, in questa maniera qui. Io adesso vado a proseguire e poi ovviamente vi dico quante righe ho lavorato. Ho proseguito per un totale di 42 righe che in centimetri sono 39 centimetri per una larghezza del pannello di circa 25 centimetri. I manici arrivano praticamente, ho lavorato praticamente 3 righe, vedete, sono 3 centimetri. Vi dico i centimetri così voi vi regolate più o meno se lavorate ovviamente con un altro filato. Adesso ovviamente noi ci troviamo in questa maniera qui, una catenella, giriamo il nostro lavoro e vado a lavorare, vedete, sullo stesso lato di dove ho il manico. Quindi ho il manico, vedete, di qua, io andrò a lavorare, vedete, sulla stessa parte per andare a cucire lo stesso manico. Quindi andiamo a lavorare su questa parte qui, vedete, in questa maniera qui. È importante che lavoriate su questo lato perché ovviamente il pannello dopo verrà ripiegato e avrà un manico da una parte e un manico, vedete, dall'altro, che andranno a combaciare. Quindi anche qui 8 maglie basse, mettiamo un marcapunti, lasciamo 11 maglie basse centrali e di nuovo 8 maglie basse dal lato e mettiamo un marcapunti. Quindi adesso entro nella prima e lavoro la mia maglia bassa e ovviamente lavoro una maglia bassa fino ad arrivare dove ho il mio marcapunti. Quindi lavoreremo proprio alla stessissima maniera. Ora dove ho, vedete, il marcapunti lo tolgo, prendo di nuovo questo manico, attraverso prima, vedete, l'asta di ferro e poi lavoro la maglia bassa, poi la stessa cosa con la seconda, la terza e così via. E man mano, vedete, facciamo così e ci facciamo spazio sul restante dell'asta. Quando arriviamo dove abbiamo il marcapunti, togliamo ovviamente il marcapunti e lavoriamo l'ultima maglia bassa. E ora nelle restanti maglie basse entriamo e lavoriamo una maglia bassa in ogni maglia bassa, ovviamente. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un'altra riga di maglie basse e un'altra ancora, quindi altre 2 righe di maglie basse totali. Terminate le altre 2 righe avremo un totale di 45 righe. Il nostro pannello sarà una lunghezza di 42 cm totali. A questo punto non dobbiamo fare altro che un giro di maglie basse tutto intorno al nostro pannello. Quindi io mi trovo in questa maniera qui, vedete, entro di nuovo nello stesso punto, lavoro un'altra maglia bassa e un'altra ancora, quindi 3 maglie basse in totale e qui su quella centrale, quindi sulla seconda, metto un marcapunti. Adesso in ogni riga corrispondente, vedete, realizziamo una maglia bassa. Basta allargare leggermente la lavorazione e individuate chiaramente la riga dove lavorare la maglia bassa e andiamo a proseguire in questa maniera e ogni volta che arriviamo in un angolo lavoriamo 3 maglie basse nello stesso punto, quindi 3 maglie basse sulla prima maglia bassa dell'angolo, 3 maglie basse sull'ultima, vedete, di questa riga di maglia bassa e di nuovo 3 su questa prima maglia bassa del pannello fino ad arrivare dove abbiamo iniziato.
arrivo nel punto dove ho iniziato, tolgo il mio marcapunti, lavoro la maglia bassa, su questa maglia bassa rimettete il marcapunti per contare ovviamente le nostre maglie dopo, e adesso tagliamo una piccola codina che andiamo a sfilare e con ago andiamo chiaramente a chiudere. Adesso noi siamo in questa maniera qui, vedete, quindi siamo qui con il punto, saltiamo questo punto e entriamo in quello dopo, in questa maniera, e andiamo semplicemente a ricreare, vedete, il punto. Io ve lo faccio vedere spesso quando lavoriamo, in modo da non creare né scalino e né punti esteticamente brutti. Andiamo ovviamente a nascondere il filo all'interno, che potete poi fermare o con un punto di colla o addirittura potete fare qualche punto di cucitura, ancora meglio. Bruciacchiate un po' l'estremità per fermare. Adesso guardate, ripieghiamo il nostro pannello con i manici all'interno e andiamo a cucire i laterali. Adesso guardate, dove abbiamo i marcapunti, togliamo il primo marcapunti e ci agganciamo in questa maniera qui, prendendo entrambe le asole. Togliamo il marcapunti dall'altra parte e ci andiamo ad agganciare con il filato una catenella. In questa maniera qui, vedete, entro di nuovo prendendo entrambe, lavoro una maglia bassa, e adesso guardate, prenderò la solina esterna da questa parte, quindi verso di me, e l'altra solina esterna dall'altra parte, quindi non due asoline ma una, e lavoro una maglia bassa in ogni punto corrispondente. Stessa cosa di qua, prendo solo la solina esterna, questa, e quella dall'altra parte, e porto, come vedete, anche la codina, così la nascondo, e faccio così per tutta la riga. In questa maniera si creerà un piccolo, ovviamente, laterale. Io non avevo abbastanza filato, altrimenti vi facevo il laterale un po' più grande, però devo dire che anche così è molto molto carina. E quindi andiamo a proseguire fino alla fine. A questo punto ovviamente andiamo a nascondere, vedete, il filo all'interno del nostro lavoro, sempre alla stessa maniera, quindi all'interno, e poi saldiamo le codine con l'accendino, o andate ovviamente a fermarlo con un punto di cucitura. Questo poi dipende dal filato che voi state usando. L'importante è fermare bene bene le codine, altrimenti poi usciranno fuori quando andiamo a mettere le cose all'interno della nostra borsa. Adesso stessa cosa andrà fatta anche da quest'altra parte, vi agganciate e fate la stessa cucitura. Una volta che abbiamo cucito, vedete, l'interno si presenterà così, e adesso capovolgiamo la borsa. A questo punto, vedete, la nostra borsetta è terminata, avrà nei lati questo piccolo laterale, quindi una borsa veramente super semplice per i principianti. Io vi ringrazio sempre di seguire i miei tutorial e vi saluto rimandandovi proprio appunto a uno dei miei prossimi tutorial.